Ciao a tutti, mi chiamo Noru Nyang, sono senegalese, ho 27 anni, moglie, 2 figli. Sono in Italia e tengo passione di coltivazione come agricoltura e quello che so fare. Prima era calciatore, adesso sono diventato contadino. Chi è musulmano, il Noru Nyang significa luce di Dio, come Lucio, Noru. E questo è un nome molto importante da noi, perché luce di Dio non è più il nome più grande di nome musulmano, è importante per noi. Sono arrivato nel 2008, fino adesso sono qui. Prima sono venuto in vacanza e dopo mi sono chiesto il permesso e mi sono rimasto. Allora, fino adesso tengo permessi, vado 1 o 2 volte all'anno a trovare la famiglia. Io abito al Mur è provincia di regione di Chiesa, a fianco di Sali. Sali è famoso nel mondo perché è un paesino di turistico. I miei fratelli, alcuni fanno pescatore, gli altri fanno ristorante. Qui in Italia, quando sono appena arrivati, perché non sapevo dove vado, i miei amici vendevano dischetti. Allora non avevo scelta, si doveva rimanere. Allora un giorno sono andato a vendere come loro dischetti alla Torre del Greco. All'improvviso mi sono incontrato un avvocato e parlavano con me, dice che ma tu che sai fare invece di vendere dischetti? Io gli dicevo che io andavo a scuola e giocavo a calcio. Mi ha detto sei bravo, si prova ogni tanto. Mi ha detto va bene, se sei bravo ti porto un mio amico allenatore, così fai un provino. E sono andato in squadra di Leopardi. Il giorno che sono andato a fare il provino stava una partita amichevole. Allora mi sono fatto 2 gol e l'allenatore mi ha detto che mi aiuterebbe a trovare permesso di soggiorno. La terra è un movimento che non si ferma mai. Allora il mister mi ha detto mi voleva, allora da momento quello mi ha preso cura, mi ha portato a casa sua e mi ha fatto avere tutti i permessi. Si chiama Carmine Scognaminia, questo è un padre per me. Prima sono venuto in Italia per incontrare Del Piero e pensavo che poteva vederla e dopo vedo come giocava, dopo Del Piero arriva Ronaldinho, mi piace i giochetti quelli che faceva e da quel momento ho detto va bene, questo è il mio giocatore preferito, però Del Piero il suo modo di educazione, il giocare, rispetto è questo che mi piaceva da lui, allora mi sono preso l'idolo come lui. Adesso il mio giocatore preferito Mbappé, e questo è il mio giocatore preferito. È bravo e educato. A me mi piace i giocatori più educati, rispetto. L'educazione da noi è importante perché al mio paese, quando hai 5-6 anni, ti devono portare a una scuola. Si chiama scuola Corano, ma è una scuola di educazione. Per esempio, io da 6 anni mi hanno tolto da mia madre. Vedevo solo i miei genitori 1 volta all'anno, perché devi studiare al Corano, devi studiare che la vita, devi imparare come sopravvivere con il rispetto e il silenzio. Questa è la vita. Ti educano, ti fanno obbligazione di fare educazione forte e ti vedono da bambino, se sei un poco disturbato allora ti portano via e io ero un poco disturbato per questo. No, perché quello che volevo fare io li faccio. Tenevo una testarda, allora hanno detto che lui dobbiamo educarla un po'. E mi hanno portato a un altro villaggio. 1 volta all'anno venivano i miei e veniva a salutarmi e me ne va. Dopo che sono un po' cresciuto ho cambiato, mi sono cambiato
e cominciò ad andare a casa. Se volevo qualcosa io dovevo farlo, nessuno poteva impedirmi. Adesso non è tolta ancora, ma l'hanno tolta molti. Questo è il mio paese. Ti educano educazione, perché da noi dice che il futuro, se non hai educazione, non hai più rispetto. Allora educazione che è rispetto. Perché nel mondo, quando hai educazione, puoi andare a tutto il mondo, puoi poter vivere in tutte le parti del mondo. Hanno ragione, perché quando sono arrivato in Italia, a Torre del Greco, veramente tutti mi hanno mostrato, mi hanno aperto le porte. Forse quello che hanno messo su di me, per questo il risultato è questo oggi.